Ciao a tutti ragazzi, qui Narquiz, benvenuti in questo nuovo video tutorial in cui vi spiegherò come è possibile in Revit gestire gli intervalli di visualizzazione. Nello specifico, se voler rendere visibile in pianta anche elementi che si trovano tra la nostra linea di sezione e la parte superiore, il piano superiore alla nostra linea di sezione, o oggetti, elementi che si trovano tra la linea di terra e il piano rappresentato dalla profondità della vista. Sostanzialmente noi in genere in pianta, in Revit, abbiamo diciamo gli elementi che sono visibili sono quelli che si trovano tra la linea di sezione e la nostra linea di terra. Quindi visualizzeremo le parti sezionate del nostro progetto più eventuali altri elementi che sono visibili in proiezione. Ragazzi, prima di continuare però devo chiedervi di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto e di attivare l'avviso di notifica per restare aggiornati su tutti i nuovi contenuti. Potrebbe essere necessario però voler rendere visibili elementi che si trovano tra la linea di sezione e la parte superiore del nostro progetto, o elementi che si trovano oltre la linea di terra, in questo intervallo qui rappresentato dallo spazio tra la linea di terra e la profondità della vista. Più difficile a dirsi che a farsi, rechiamoci subito in Revit. Disegniamo velocemente una pianta molto semplice, disponiamo all'interno dei nostri muri delle finestre col verso giusto. Perfetto. Benissimo, a questo punto ragazzi, selezionando una finestra e digitando la combinazione di tasti BX, potremo visualizzare in 3D. Revit ci isola quanto selezionato e ci rimanda una vista di 3D. Portiamo i muri disegnati ad un'altezza non collegata, quindi vincolo parte superiore lo impostiamo sul non collegato e gli diamo un'altezza di 6 metri, così, per renderli più alti Perfetto. E diciamo a Revit che questa finestra dovrà essere disposta all'altezza di 3 metri. Se mi reco in pianta, come vedete, Revit, sì, è visibile una parte della finestra, ma come vedete, se attivo la visualizzazione a linee spesse con la combinazione di tasti TL, Revit rappresenterà la pianta sezionando i muri e le due finestre che sono disposte alla quota di 90 cm. Questo perché la finestra portata a quota 3 metri, riportiamola a 3,5 metri, in modo da non renderla del tutto invisibile. Questo perché il piano di sezione che vi genera la pianta, che potete visualizzare sotto la voce estensioni intervallo di visualizzazione, è impostato a quota 1,20 metri. Questo significa che Revit giustamente vi riporterà in pianta la visualizzazione soltanto degli elementi che il piano di sezione interseca. E come potete capire, ovviamente, la finestra che abbiamo portato a quota 3,5 metri non viene sezionata dal nostro piano di sezione. Benissimo. Bene ragazzi, a questo punto voglio un attimo, in maniera molto semplice e rapida, mostrarvi gli intervalli di visualizzazione, che non sono altro che quelli che vi ho mostrato prima in Photoshop all'inizio del tutorial. Sostanzialmente Revit ragiona in questo modo. Il piano di taglio disposto a quota 1,10 metri, corrispondente qui in figura al piano 2, è il piano che vi genera le parti sezionate della vostra pianta, mentre tutto ciò che si trova tra il piano 2 e il piano 3, che è la vostra linea di terra, verrà visualizzato da Revit in proiezione. Revit vi dà inoltre la possibilità di visualizzare elementi che si trovano tra il piano 2, che rappresenta il vostro piano di taglio, e il piano numero 1.
quindi elementi disposti al di sopra della vostra pianta, e vi dà la possibilità di rappresentare allo stesso modo elementi che si trovano tra la linea di terra e il piano numero 4. In questo intervallo è chiamato profondità vista. La nostra finestra, come se ben vi ricordate, è disposta a quota 3,5 metri, mentre l'intervallo parte superiore è disposto a quota 2,30 metri, per cui la nostra finestra non è visibile. Ma se dovessimo portare questo intervallo a quota 3,70 metri e confermare l'operazione, vedete che Revit visualizzerà in maniera, tra virgolette, corretta la vostra finestra. In realtà la rappresentazione della finestra, contrariamente a quanto possiate pensare, non è sbagliata, poiché Revit visualizza, impianta la vostra finestra, ma non in maniera da rappresentarla sezionata come le altre due finestre, cioè non vi riporterà la rappresentazione delle due mazzette del muro, poiché in realtà la finestra non viene sezionata, ma è al di sopra del vostro piano di sezione. Ma a noi questa rappresentazione non piace. Noi vogliamo che la finestra che si trova a una quota superiore rispetto alle altre due venga rappresentata allo stesso modo delle due finestre disposte a quota 90 cm. Come è possibile ovviare a questo problema? Ci rechiamo nella scheda Vista, gruppo Crea, Viste di pianta, regione di pianta. Modalità rettangolo, disegniamo una piccola porzione intorno alla finestra che vogliamo rendere visibile. Confermiamo l'operazione. La regione di pianta non fa altro che darvi la possibilità di gestire gli intervalli di visualizzazione solo per la porzione che avete disegnato in pianta. Per cui vado a scegliere modifica e porto il piano di taglio a quota 4 metri. Vi ricordo che la finestra si trova a quota 3,5 metri, per cui ci diamo un ulteriore margine, disponiamo il piano di sezione a 4 metri, confermiamo l'operazione. Revit vi dirà che la parte superiore deve trovarsi almeno alla stessa quota del piano di taglio, quindi diamo 4 anche alla parte superiore, digitiamo OK e come vedete Revit a questo punto visualizzerà la finestra in maniera corretta, poiché l'intervallo di visualizzazione dato alla regione di pianta prevede che il piano di taglio si trovi a quota 4 metri, quindi intersecherà la finestra disposta più in alto. Benissimo ragazzi, a questo punto vi mostrerò invece come è possibile rendere visibili elementi che si trovano al di sotto della vostra linea di terra, quindi tra la linea di terra e il piano rappresentato dalla profondità della vista. Portiamolo a 0, digitiamo OK e andiamo a realizzare un pavimento. Realizzo un solario, confermo l'operazione e come vedete Revit vi mostrerà il solario in maniera corretta con le linee di proiezione. Benissimo. A questo punto, visto che il nostro piano di profondità vista coincide con la nostra linea di terra, se porto il solaio a quota -2 metri, come vedete Revit me lo rende invisibile, poiché si trova al di sotto della nostra al di sotto del nostro intervallo, dove sono gli intervalli di visualizzazione, eccoli qui, si trova al di sotto del nostro piano profondità vista che coincide con la linea di terra. Se adesso porto invece il piano profondità della vista a quota -2,5 metri, come per magia Revit renderà visibile il nostro pavimento. Perfetto. Il pavimento si trova però a quota -2 metri e si trova nell'intervallo di profondità vista. Diciamo che per elementi che si trovano in questo intervallo, quindi tra il piano 3 e il piano 4, io voglio che le linee appartenenti a questi elementi vengano rappresentate in modo diverso, con delle linee tratteggiate, magari grigie. Quindi che faccio? Mi reco nella scheda Gestisci, impostazioni aggiuntive, stili di linea. Revit gestisce le linee degli elementi che si trovano oltre la linea di terra con questo stile qui, oltre.
che come vedete è impostato su spessore 1, colore nero, modello linea solido. Abbiamo detto noi vogliamo un grigio, il spessore non ci interessa, e vogliamo uno stile della linea tratteggiato. Quindi confermiamo l'operazione e come vedete Revit rappresenterà in maniera corretta questo pavimento che si trova oltre la linea di terra con le nostre linee tratteggiate. Se dovessi portare il pavimento di nuovo alla quota 0, quindi corrispondente alla mia linea di terra, Revit lo rappresenterà di nuovo con linee continue nere. Questo perché il nostro pavimento è stato portato al di fuori del nostro intervallo di profondità vista, cioè al di fuori di questo intervallo giallo qui. Ottimo ragazzi, a questo punto voglio mostrarvi un altro paio di cosette che possono tornarvi utili. Se dovessi realizzare un altro pavimento, supponiamo in questo punto qui, confermo l'operazione, Revit mi dirà che i due pavimenti si sovrappongono, porto il primo, lo porto a quota -2, quindi una quota inferiore. Come vedete Revit vi mostrerà in maniera corretta il pavimento con le linee tratteggiate grigie perché si troverà adesso nel mio intervallo di profondità vista, quindi al di sotto della linea di terra, e questo in maniera corretta perché è disposto a quota 0. Ma io voglio che Revit mi dia la possibilità di vedere anche la porzione nascosta dal mio solaio disposto a quota 0. È facilissimo, basta recarsi nella scheda vista, mostra linee nascoste, selezionare il primo elemento, cioè quello che nasconde, il secondo elemento, quello nascosto. Come vedete Revit adesso vi mostrerà anche le porzioni del solaio che sono nascoste dal solaio disposto a quota 0. Se dovessi spostare l'elemento, come vedete Revit adatterà la visualizzazione in maniera automatica. Bene ragazzi, ultime due cose che volevo mostrarvi. Allora, chiaramente potete, diciamo, l'operazione di rendere visibile le parti nascoste del solaio è reversibile, potete rimuovere le linee nascoste e con lo stesso procedimento, quindi selezionando prima il solaio che nasconde e poi quello nascosto, dire a Revit di non rappresentare la parte nascosta. Disegniamo un attimo un terzo pavimento disposto qui in questo modo, confermo l'operazione, chiaramente i solai si sovrappongono e questo lo portiamo a quota 3 metri. Chiaramente non è visibile e quindi dovrete in qualche modo provare con gli intervalli di visualizzazione, anche se in questo caso portato a quota 8 dovrebbe essere visibile visto che il pavimento è a quota 3. Perfetto. Ricordiamo in questo caso alla nostra regione di pianta, quindi dispongo la mia regione di pianta in questo caso qui, in questo posto qui, non la sovrappongo alla regione di pianta già esistente perché non è possibile realizzare regioni di pianta nidificate. Infatti se confermo l'operazione Revit mi dirà non sono consentite regioni di pianta nidificate, quindi dovrete eliminare uno dei due elementi. Io non voglio, quindi annullo l'operazione e dispongo la regione di pianta in questo caso qui fino al limite della prima regione di pianta. Confermo l'operazione e in questo caso disporrò il piano di taglio a quota 4 metri in modo da rendere visibile il mio terzo solaio. Questo è un solaio in più, lo cancelliamo. Perfetto, in questo caso voglio che innanzitutto che il solaio intermedio sia visibile, possa rendere visibile la sua parte nascosta, quindi mostra linee nascoste, primo solaio, secondo solaio e rendo visibile anche la parte nascosta del secondo solaio. Benissimo, ma voglio che il mio terzo solaio, cioè quello disposto a quota più alta, abbia un altro tipo di grafica, sia rappresentato per esempio con linee tratteggiate rosse. Visto che Revit non ci dà la possibilità negli stili di linea di modificare in automatico questo tipo di visualizzazione, cioè delle parti che si trovano ben oltre il nostro piano di taglio, cioè che si trovano a una quota più alta,
cosa che è possibile fare invece abbiamo visto con quelli disposti a quota più bassa. Che facciamo? Chiudiamo la finestra degli stili di linea, ci rechiamo anzi ritorniamo nei nostri stili di linea, creiamo un nuovo stile di linea prima di tutto e lo chiamiamo sovrapposto Narquitz. Confermo l'operazione, gli dico che voglio delle linee rosse e tratteggiate. Tratto, confermo l'operazione. A questo caso, in questo punto mi reco nella scheda modifica gruppo vista e utilizzo lo strumento impostazione linea. Scelgo il mio sovrapposto Narquitz e vado a selezionare le linee del mio solaio. Ecco qui, in questo caso il mio solaio verrà rappresentato con linee rosse tratteggiate come impostato negli stili di linea. Benissimo ragazzi, questo tutorial è giunto al termine, spero sia stato chiaro, spero che abbiate imparato qualcosa in più per quanto riguarda gli stili di visualizzazione. Nel caso in cui abbiate ancora dei dubbi vi prego di scrivermi nei commenti, vi risponderò quanto prima. Al prossimo tutorial, ciao!